Apriamo Audacity. Carichiamo il file che abbiamo usato per sincronizzare il nostro karaoke. Cerchiamo il punto in cui inizia il canto. Diamo il play e stop con la barra spaziatrice. Allarghiamo la traccia con CTRL 1. Allarghiamo ancora. Facciamo ripartire. Ok, il punto è questo. Inseriamo un marcatore. I prossimi li inseriremo con CTRL B. Restringiamo con CTRL 3. Ora cerchiamo il secondo punto, dove termina il canto. Stessa procedura, come per il primo punto. Allarghiamo, diamo il play e stop con la barra, fino a quando non troviamo il punto. Ecco il punto finale. Mettiamo un marcatore con CTRL B. Stringiamo con CTRL 3 per poter selezionare tra i due marcatori. E otterremo il tempo della nostra selezione. Ora annotiamo il nostro tempo. (168,7 secondi). Ora carichiamo la traccia senza canto che useremo per il nostro karaoke. Innanzitutto clicchiamo su Solo. Qui dovremo affidarci solamente alla musica, ma normalmente i punti sono abbastanza vicini. Clic sulla nuova traccia, all'incirca dove iniziava il canto dell'altra traccia. Ripetiamo la procedura come per la traccia precedente. Ok, inizio trovato. Mettiamo un marcatore. Andiamo a cercare il punto finale del canto. Portiamoci nella zona del marcatore superiore e procediamo. Inseriamo il marcatore. Stringiamo con CTRL 3 per poter selezionare tra i due marcatori. La selezione ci indica un tempo di 165,3 secondi.
Selezioniamo la traccia senza canto aiutandoci con i marcatori. Apriamo il menu Effetti. Clic su Cambia tempo. Dobbiamo trovare il fattore che modificherà il tempo della nostra traccia il più vicino al tempo di 168,7. Con un numero positivo il tempo diminuisce, quindi mettiamo negativo. Facciamo qualche tentativo fino a quando abbiamo il tempo uguale. Quando abbiamo il tempo uguale non clicchiamo su OK, altrimenti modificherebbe solamente la parte selezionata. Clic su Annulla. Manterrà comunque il fattore di correzione. Adesso selezioniamo l'intera traccia, ma basandoci sulla fine della traccia superiore. Apriamo il menu Effetti. Clic su Cambia tempo. Prima di dare l'OK, spuntate la casella Allungamento ad alta qualità. Ora non lo faccio per velocizzare. Proviamo a verificare dove sono finiti i nostri punti di inizio e di fine canto. E quanto risulta la nostra selezione. Ok, tempo quasi perfetto. Esportiamo e siamo pronti per sostituirlo nel nostro karaoke.